Quindi Tommy giapponese ha trovato un DJ che ci sta portando in un club e può far entrare Tommy il giovane. Non sappiamo ancora, ha detto proviamo. Sì. Fantastico, disse Shibuya. Un anno fa, un iscritto al canale di nome Tommaso ci ha inviato una stranissima proposta. Tommy? È arrivato un messaggio su Instagram che volevo farti leggere. Mi chiamo Tommy, sono un ragazzo di 19 anni che ha preso una pausa dopo il liceo perché non sa ancora cosa fare nella vita. Dopodiché, ed è questa la cosa importante, nel messaggio c'è una sorta di scherzo che fa una battuta in cui dice: La butto lì. Però, se volete, prendo un volo per il Giappone e cambiamo il canale in Triple Tommy. E stavo pensando, Io so cosa stai pensando e la risposta è no. proviamo almeno a fare una chiamata. Lo sentiamo, cosa dici? Piacere Tommaso. Piacere. Io ho finito la scuola, ora sono in un periodo in cui sto cercando di vedere, diciamo, qual è l'ambito che mi possa veramente far innamorare, far dire mi dedico a questa cosa. Adoro guardare YouTube, lo guardo da quando sono piccolo. Una cosa che mi piacerebbe un sacco è proprio imparare a editare i video. Se tu hai naturalmente voglia, tempo di passare in Giappone, io ti ospito molto volentieri per un po' di tempo con l'idea di fare video. Allora, secondo me bene, la cosa è dobbiamo pianificare tot video, un tot li lasciamo pianificare a lui e decide lui, ed è palese, lo facciamo vedere fuori, cioè della serie, ok, questo video è stato fatto da Young Tommy. E così, dopo innumerevoli incontri online, mesi di discussioni e ricerca di biglietti, il 24 febbraio del 2024. Riprendi? Lo prendo. Va bene, siamo adesso in viaggio verso l'aeroporto di Haneda perché dobbiamo andare a prendere il nostro figlio, The Little Tommy, piccolo Tommy. Lui ci ha scritto su un commento a caso qualche mese fa, a cui io, naturalmente perché sono una persona con dei problemi mentali, ho risposto: questa è una persona che a 19 anni ha deciso di dedicare un mese della sua vita e viene qua. Ma chissà che implicazioni in futuro, cioè magari questo si metterà a studiare giapponese perché noi gli abbiamo dato questa finestra di possibilità. Tanto lui arriva e subito al lavoro ad un video. Battesimo del fuoco. Battesimo del fuoco, questo qua vuole dormire perché è in jet lag. Oh, non si dorme. Subito al lavoro. Schiavo. Nancy, la teta tata, Nancy. Siamo. È arrivato Little Tommy. Come stai? Tutto bene, ben arrivato. Little Tommy. Il terzo Tommy finalmente qui. Adesso andiamo al mercato di organi. Esatto. Tra l'altro è la tua copia, cioè siete alti, ricci, porca puttana, siete uguali. Io ti presenterò come i miei capelli in questo momento. mio fratello. È uguale, è tuo fratello, siete gemelli. Possiamo fare una... Perché io non ho un gemello? Voglio anch'io il gemello. Sei un debole. Se mi stai guardando e sei uguale a me, vieni. Da prima comunque che guardavo, ho visto i video, adesso sono qua. Però ci sente bene, cioè bella la situazione. Io vengo da Acireale e qui siamo a Tokyo. Diciamo che la differenza è abissale anche in una strada. A noi piacerebbe che in queste 2 settimane comunque tu avessi del tempo per pensare a un tuo video. Ad una certa poi fisseremo una data in cui ci sediamo, ci mangiamo una bella pizza e tu ci racconti che cosa hai pensato e valutato, ok? Come video. Noi diventiamo i tuoi strumenti del male per creare questo progetto finale e quello sarà il tuo compito finale. Cioè tu hai un esame e se passi l'esame avrai il certificato della Double Tommy Academy. Dato che l'abbiamo rapito, lui non può parlare più con la sua famiglia perché una delle regole della Double Tommy Academy non dire a nessuno che fai parte della Double Tommy Academy. Essere forti. Sto vedendo i palazzoni di Shibuya. Questa è una vera big city. Mi sto godendo le vibes totalmente differenti dal posto da cui provengo. Questi spazi enormi, giganteschi, queste miliardi di persone. Tu che esperienza hai con il cibo cinese? Zero.
Male. E adesso seconda tappa del percorso della Double Tommy Academy. Superare la cena al cinese. Faglielo vedere, va che bomba. Ma questo tipo, questo cos'è? Guarda, questi sono tutti i peperoncini, questo è sangue di anatra. Io ora inizierà tipo a colare il naso per il piccante tutto il tempo. Nel frattempo Young Tommy sta iniziando a lavorare sul suo video. Vorrebbe parlare di rumore e dell'importanza del silenzio in una società in cui siamo costantemente bombardati di informazioni. Ho preso questo libro che si chiama Le non cose di Byung-Chul Han. C'è un piccolo capitolo che parla del silenzio. Il silenzio è una cosa che raramente si fa esperienza del silenzio durante il giorno, e io cioè in primis, perché ho sempre sotto la musica, perché ho sempre sotto un podcast mentre faccio le cose, però cioè da un certo punto di vista sto iniziando piano piano a introdurre, grazie a questo libro, nuovamente dei momenti di silenzio durante la giornata che Il disastro della comunicazione digitale prende le mosse dal fatto che non abbiamo più tempo per chiudere gli occhi, i quali anzi sono costretti a una voracità continua. Essi smarriscono il silenzio. Il mondo non è solo inquinato da escrementi e rifiuti materiali, bensì anche da spazzatura comunicativa e informativa. Colgo l'occasione, dato che Tommy non è in casa in questo momento, su questo concetto di silenzio. Io ho notato effettivamente che Tommy è molto attaccato al cellulare. TikTok, streaming, live. Non so se sia una questione generazionale. So che tu stai lavorando questo video sul silenzio. Volevo chiederti, per te, com'è l'idea di andare per una notte in un tempio a dormire, no cellulari, no internet, e ci facciamo una giornata e mezzo così? Siccome domani andiamo a fare questo ritiro spirituale, Adesso andiamo a spaccarci. adesso si va tutti quanti a Shibuya e dobbiamo Cercare il caos. Welcome to Shibuya. La velocità, il capitalismo, e questa è Shibuya. Io quando ci sono questi ambienti così metto la modalità passiva. Cioè ora ho switchato. Mi disconnetto. Addirittura. Ora abbiamo 2 ore per cantare. We gonna leave you yellow somebody. Never gonna give you up, never gonna let you down. I try so hard and never so far. By the end, it doesn't even matter. I took the blows and it's mine. Bello, una bella esperienza, ma ci hai riscaldato, ora arrivano le cose serie, diciamo, ragazzi. Se vedi la differenza, i volti della gioventù da una parte e il volto della vecchiaia dall'altra. No, il volto di gente che lavora versus il volto di gente che non fa una sega. Per concludere la serata vorremmo portare Tommy in una discoteca, nel cuore del caos. Fatto questo, che noi stiamo cercando di andare al club, ma Tommy ha 19 anni. Il problema è che in Giappone non si può entrare in discoteca se si ha meno di 20 anni. Noi comunque proviamo. Purtroppo però i buttafuori all'ingresso chiedono l'ID. Non lo fanno entrare, no foto, no ID. Ragazzi, niente, basta la nightlife di Shibuya, esiste solo se hai 20 anni. Qui in fondo alla via c'è un baretto simpatico a 2 piani, dove di sopra mettono un po' di musica di Dre. Continuiamo la nostra avventura. So we're talking about the IDs and everything. Yeah. My name is Tomoya, but Tommaso. Tommaso. We are evolving. Tommy for powerful for Tommy. For Tommy. Only Tommy in Japan. That's it. That's done. That's done. じゃあ20歳以下から入れるか分かる。It's okay. It's okay? 言える You are me. Me you. We are the same. Tommy giapponese ha trovato un DJ che ci sta portando in un club e può far entrare Tommy il giovane e Luigi il disoccupato. Non sappiamo ancora, ha detto proviamo. We'll see. We'll see, let's go. If we don't try it, we'll never know. Yeah. We'll see. Fantastico, this is Shibuya. Hello, hi. How are you doing?
Watashi wa no. Lie. Come lie. I'm with my friend Lai. Yeah. And now we are in Shibuya and we're going to clubbing. This is going to be a great night. Io non so cosa stia succedendo, ma va bene. Ha fatto entrare 1 milione di persone. Ha fatto entrare. È un king. Ha fatto entrare È il momento. Sequestriamo? Ragazzi, lo faccio per l'esperimento. Qual è l'idea qui? L'idea è 24-30 ore senza cellulare per riscoprire il silenzio. Benissimo. Dopo il caos Quindi, di Shibuya. Ragazzi, è così, appena si posa È già libero. si guarda il mondo in maniera. Si vede lo Skytrain. Che esperienza. Vedi? Che esperienza. Mi sento fortunato. Pensare che devo stare qui per un viaggio per un tot di tempo mi fa stare bene. Però se dovessi pensarmi qui a lungo andare non mi sentirei affatto bene. Tutta quella gente, tutta quella roba che succede, non lo so, mi fa sentire un po' alienato, non lo so. Cioè non mi piace la folla. A me mi è piaciuta in realtà. Quindi, infatti ho detto prima, cioè questa discussione è partita dal fatto che ho detto all'altro Tommy, ho detto questo per me è il giorno migliore per adesso, by far proprio. Perché io qua ogni passo così, con tutti questi alberi, quest'aria fresca, questo silenzio. Cioè, vuol dire che tu comunque provi del malessere nel caos. Nel caos. Sì, è come tutti però ci vivo, cioè e non solo nel caos, perché il caos può essere la folla ma può essere anche mille cose che ti arrivano, mille informazioni, devo fare questo, poi devo fare quell'altro. Quindi poi a un certo punto invece il silenzio è anche la calma, la tranquillità. Questo è il villaggetto dove dormiremo questa sera. Ci sono una serie di hotel, forse qualche onsen, c'è anche un caffè. Guarda che stanza. Wow. Che bello. Cioè noi siamo qui? Che figata. Stanno ragazzi 7 ore senza telefono con te. Bravo. Sì ragazzi. Viva. Sembra un mescio tipo. Sembra rum. Buono.
Poi ecco, questo è un recupero spirituale, non fisico. Cioè, non abbiamo detto che non avremmo bevuto. Ma in realtà poi non state seguendo nessuna regola, dobbiamo dirla tutta. Questo pesce è un modo semplicissimo per mangiarlo. Non mangiarlo. Questo è il modo di mangiarlo. Allora, questo è esattamente quello per cui non ti abbiamo portato qua. Tu sei venuto qui per aprire i tuoi orizzonti. Tu sei nella tua stanzina e hai il pesce del tuo mercato del pesce, l'Etna, ma tu devi aprire la porta di Arciriale e devi uscire e trovare dell'altro. Questo è quello che c'è fuori. Questo è quello che c'è fuori. Ma no, non è vero, non c'è solo questo. Ma per trovare quello che stai cercando, tu devi anche mangiare questo. In silenzio. Mi ripeti quello che hai appena detto invece tu? Io ora esco a mangiare qualcosa. Non ti immagino. Però quanto cazzo è bello sto posto. Ah, è bellissimo. Troppo bello. Voglio dire, al giorno d'oggi qual è il problema a filmarsi il pisello? Cosa rimane di prendere degli uomini nudi in una vasca da bagno in montagna che si lavano E si seguono a vicenda. Qual è il problema? Qual è il problema? Io non vedo nessun problema. Ma non sono che storytelling. Sono contento che Tommy, il giovane, stia sperimentando. Questo viaggio lo segnerà assolutamente, o se non altro sarà un importante ricordo della sua vita, capito? Vuole mostrarsi. Tu torni là, poi ti frusto. Discutiamo con Young Tommy del suo video. Lui è un po' preoccupato che questo vlog che stiamo girando possa essere troppo simile al suo progetto. Noi proviamo a tranquillizzarlo. I vostri vlog devono narrare la storia di me che vengo qui per cambiare qualcosa e la quest che poi mi avete dato, cioè di creare il video. Mentre il mio video sarà intento a mostrare il mio concetto. Il tuo obiettivo è valutare e considerare il concetto di silenzio, che cosa significa per te, il motivo per cui stai facendo questo percorso. Quindi tu fai il tuo video, poi nel momento in cui ci sarà da valutare le cose come rispetto alla tua vicenda, alla tua storia che stiamo narrando, quello è successivo. Mi fa piacere che facciamo queste conversazioni nudi. Siamo come gli antichi greci nella piazza che discutiamo nudi. Sì, ma io... Siamo come scusami, Pederasta. Qual è la differenza? Omofobo. C'è dietro la filosofia, c'è dietro un capito? Cos'è la differenza tra me e Platone? Perché avevo 6 in filosofia? Perché tu hai un cazzo grosso. Esatto, Platone c'era piccolino, testa di cazzo. Saranno un 9-10 ore senza telefono e inizio ad accusare i primi colpi. Post doccia mi piacerebbe scorrere le storie di Instagram, vedere qualche TikTok demenziale stupido. Tornati dall'onsen, io e Tommy ci ritroviamo a fare delle chiamate di lavoro. Sul train tickets? And with train tickets, so Chico could do a train on Denshadani. Ok, so train tickets in China. E penso che mi sto annoiando, cioè mi stanno facendo annoiare. Però poi penso che l'intero punto del video è annoiarsi. Non mi capita mai di annoiarmi, quindi apprezzerò questa noia. Che ora vado alla colazione. Se ci sono tipo uova, pesce, che cazzo è, esco e mi vado a mangiare un gelato. Vaffanculo il sistema, vaffanculo l'essere forti. A me spiace moltissimo che Tommy non apprezza il cibo. Lo trovo francamente una forma enorme di maleducazione. Scusate, un croissant? Un croissant? Guarda, tu devi stare zitto, questa cosa mi fa incazzare, non hai idea di quanto. Tu non hai idea di quanto mi fa incazzare questa cosa. La trovo una roba che è di una chiusura
culturale di una maleducazione, cioè c'è un pesce che è stato ucciso per fare questo cibo, c'è della gente che ha lavorato per fare tutto questo, per fare questa preparazione, e quando io penso al fatto che tu mi vieni a dire vado fuori a mangiare un croissant, vado fuori a mangiare un gelato e questo lo lascio qui, mi fa incazzare, non è che non mi piace, mi fa incazzare. A me piace. A te piace tutto. Esempio molto bello, mi ricordo qualche centinaio d'anni e diverse centinaia d'anni. Mi sento in silenzio, che è buono. Cioè, stiamo zitti. Un signore ci ha regalato un'arancia, montagna più anziani, top. What area are you camp? Milano. Milano. South. Sicilia. Very famous だね。シチリアはマフィアか? Spero che stia facendo un percorso interno a se stesso, stia valutando. Speriamo. A me deve fare più un lavoro di introspezione. Secondo me non sta provando a fare alcun lavoro di introspezione. Non so, perché lavori di introspezione che li vedi dall'esterno. Chiesi a valle troviamo un onsen, un vecchio bagno termale tradizionale. Young Tommy però non vuole entrare. Noi cerchiamo in qualche modo di insistere dicendo che questa è un'occasione unica. Lui però proprio si rifiuta. Ora qui siamo in un onsen, cazzo, in un onsen in mezzo al nulla. È un'esperienza che puoi fare solo qui e non entra dentro. Trai questa conclusione: tu gli stai facendo fare questa esperienza perché l'hai invitato qua e lui sta rifiutando. Quindi per stare a casa al telefono lo può fare in Italia. Trovo che tu devi aprirti alla camera alla mano, fai partire il video e gliene parli e fate una discussione. Mostrandogli il tuo punto di vista, secondo me c'è la possibilità che ci sia un percorso di crescita da parte sua. Per me è un po' difficile perché appunto ho paura, secondo me, cioè di non avere via di mezzo. No, ma non devi avere via di mezzo, lo fai educatamente, non lo insulti. 1000 yen meglio spesi che si possono spendere. E ora caffettino. Caffettino, questa giornata è basta. Tutto questo Young Tommy sta fuori. Young Tommy è fuori. Cioè... Adesso il dubbio è: farà col cellulare certo. Passare il tempo o no? Io sono 100% no. che è al cellulare. Ma certo, cosa ha fatto per un'ora secondo te? Si è guardato il pisello? Ovvio che è al cellulare. Boh, secondo me spero stia meditando, pensando, scrivendo. Che ne so. Diciamo che non è al cellulare, ti fa fiero. È al cellulare, cosa succede? Non va bene. Cioè, non è che non va bene in sé, però è l'alternativa. Tu hai optato per stare al cellulare quando puoi fare un'esperienza in una onsen qui che è unica. Quando cazzo ti ricapita? Lui tra 2 settimane se ne torna via non lo potrà mai fare. Se invece no, ha deciso di usare questo momento per riflettere, perché vuole pensare effettivamente anche al suo video o a tante altre cose, questo va bene. Se è per stare su TikTok, no. Vedremo. Lo scopriremo. Vale, ma io ho fiducia. Tu non hai fiducia, tu devi... Io non ho fiducia in nessuno. Vabbè, ma io sarei stato al telefono. Cioè, ti dico quello che avrei fatto io. Ah sì? Se sei da solo, hai il telefono in tasca. In questo senso, purtroppo TikTok è il tappabuchi della noia dell'uomo moderno. Non sai cosa fare. Non siamo più in grado neanche di pensare. Dobbiamo avere uno stimolo e guardare qualcosa. Non siamo più in grado di annoiare. Ora stiamo uscendo e voglio vedere se Tommy è al telefono o no. I've been so many places in my life and time.